Ciao a tutti, benvenuti nel primo episodio di questa nuova serie. Era veramente tanto che aspettavo di iniziare a girarla, mi sembra quasi impossibile che siamo arrivati a questo punto. In questa serie andremo a trasformare completamente la buona vecchia KTM 890 Adventure R. Questa serie sarà resa possibile dalla collaborazione preziosa di 3 grandi aziende con le quali solo fino a qualche mese fa mi sembrava impossibile di poter avere l'opportunità di collaborare. Sono 3 aziende leader di mercato nel settore adventuring, off-road ed enduro e oggi inizieremo con la prima, che è Rebel X. È una delle aziende che produce le più performanti e belle, parere personale, torrette da rally per le moto. Sono torrette che, al contrario di altri costruttori, sono fatte veramente per gareggiare e per sostenere ritmi di lavoro veramente estremi. Vengono montate su moto che poi vanno a fare rally con i contro-K. Il fondatore di questa azienda è Manuel Lucchese. Oltre che essere un grandissimo sviluppatore di questi prodotti, è stato anche 2 volte pilota della Dakar e quest'anno parteciperà alla sua terza. Se non lo conoscete andatevelo a cercare su Google perché è abbastanza grave. Quindi oggi inizieremo con Rebel X, porterò la moto in sede da loro e andremo a scansionare tutto il frontale per verificare se la torretta che vogliamo montare riuscirà a fittare in questo muso qua. Grazie! Grazie! Dopo questa prima fase Manuel procederà con la progettazione della torretta. Sarà un'evoluzione della torretta ultralight e sarà la prima torretta ultralight che verrà montata appunto su una KTM 890 Adventure R dell'ultima generazione, che la mia è una 2023, ma sono tutte uguali poi dalla 2023 in poi. Una volta che avrà verificato digitalmente che è tutto compatibile, riporterò la moto da loro e procederanno finalmente con l'installazione. Ragazzi, non vedo veramente l'ora di vederla finita perché sarà una roba devastante. Vi do una piccola informazione anche sugli altri 2 brand. Le altre 2 modifiche strutturali e fondamentali che andremo a fare in questa serie saranno sospensioni e mono, e l'azienda è il fiore all'occhiello di questi prodotti, peraltro un orgoglio tutto italiano. E la terza azienda con cui andrò a collaborare si occuperà, ragazzi, udite bene, dei nuovi cerchi. Finalmente dopo 2 anni ho deciso di montare cerchi a canale stretto. Penso l'azienda più importante e famosa in Italia ha deciso di entrare in questo progetto e mi fornirà una coppia dei loro cerchi top di gamma con mozzi ricavati dal pieno e lame Takasago. Peraltro sono tutti rinforzati per l'utilizzo che ne andremo a fare poi con questa bestiona da 200 e più kg. Quindi adesso procediamo in questa puntata, ci mettiamo in moto e andiamo da Rebel. Facciamo sta scansione e incrociamo le dita che poi la progettazione proceda velocemente e per il verso giusto. Sono finalmente uscito da Milano, sono già sulla Venezia e sono già bello imbottigliato. Ho ancora 1 oretta e 40 per arrivare da Rebel X. Vorrei già avere tutti i video da postarvi perché quello che verrà fatto sulla moto sarà una figata incredibile. Questa prima parte di modifica, che riguarda appunto la testa della moto, sarà quella più lunga. Oggi andrò da Rebel e Manuel farà la scansione della torretta davanti e poi inserirà il CAD della torretta ultralight che andrà a montare su questa moto e verificherà che sia tutto compatibile e che ci siano tutti gli ingombri, per evitare appunto di iniziare un percorso e rendersi conto in corso d'opera che non è fattibile. Dopo questa prima giornata lui andrà avanti con tutta la progettazione. Una volta che sarà finita tutta la progettazione tornerò a portargli la moto. Sono estremamente sicuro che il risultato sarà una roba spettacolare, spettacolare. Ci rivediamo quando si arriva da Rebel, che tanto qua è tutta autostrada. A dopo. Google mi dice che sono praticamente arrivato. Direi che è qua. Immagino che sia qui da qualche parte. E questa parte qua che a me preoccupa, qua dove c'è il serbatoio del liquido. Sì, perché poi tutto questo sarà da eliminare. Giustamente gira il faro, gira con lo sterzo.
Quindi come la vedi? Fattibile? A vederla mi sembra di sì, poi ti faccio vedere, però dopo ti faccio vedere la scansione, vedi come... Bella imborrata al cavo. Recupero dell'acqua e l'attacco delle forcelle, che è lì che andrò ad attaccarmi, e quindi mi serviva avere anche qua il limite dei fianchetti. Certo. Guardo qua tutto questo ingombro interno. È a posto. Adesso io la scansione la devo pulire perché vedi che è tutta... Sì. Sembra un macello, in realtà a me dico cazzo è venuta bene, però una persona normale dice ma... No, io in realtà mi sembra già una roba straprecisa. Elimino tutte le parti che non mi interessano, e ce n'è un bel po' che non mi interessano, perché tutta questa parte qua a me non serve. Non riesco a immaginarmi come possa venire con quei due robi davanti, quelle due punte e poi la torretta in mezzo. Io mi taglio via tutta sta roba. Così alleggerisce anche il file. Sì, cioè, tanto non mi serve. Che è pazzesco che vede anche il dietro. Sto guardando qua, posso anche eliminarmi la parte. I punti, questi sono quelli che mi servono. Quindi anche le frecce vanno via. Ma le frecce vanno sulla torretta tanto. Ah già, giusto. Vedi più complesso di quello che ti aspettavi, via. Dobbiamo guardare tutti gli ingombri. E ti rendi conto che Vedi che tipo qua ci sono delle criticità, via. Ma io adesso col manubrio girato vedo, montando il kit, se va a sbattere contro il coso dell'acqua. Secondo me ci va al pelo, però dobbiamo capire poi qua come chiudere, perché tutta questa parte qua andrà via della moto, che comunque togli tanto peso, quindi con l'ultralight avrai una soluzione più leggera e più guidabile, quindi sentirai l'anteriore meglio, perché poi è anche tutto più vicino al manubrio. Ho fatto la scansione di quello che mi serviva, adesso lo salvo. Quindi questo scannerino qua costa 40k. Sì. Come la moto del Dakar. Sì. A posto, andiamo di là. Allora ragazzi, con Manuel andremo a rivedere completamente la parte frontale della moto. Andrà ad installare una super torretta ultralight che cambierà completamente l'approccio sulla parte anteriore del mezzo. Avrò un'ottima visibilità, sarà più leggera la moto e acquisterò sicuramente grande sicurezza sull'anteriore. Non sappiamo ancora se la torretta sarà compatibile con la nuova versione della KTM, per intenderci dalla generazione 2023 in poi, quindi adesso come avete visto ho fatto tutte le scansioni e andrò a fare tutti i test a livello software e poi se sarà possibile andremo avanti con l'installazione della torretta. Siamo fatti questi 20 giorni di attesa che per voi sono stati pochi secondi e per me invece sono stati un'eternità, e finalmente torniamo da Manuel a consegnare la moto per l'installazione della torretta. Sono veramente troppo gasato, non vedo l'ora di averci la moto finita pronta in mano. Va da sé che la parte di ricerca e sviluppo che ha fatto Manuel è andata tutta perfettamente. Questa sarà la prima 890 di ultima generazione, quella che parte dal 2023 e arriva fino a oggi, quella con le carene unite al gruppo faro, a montare la torretta ultralight di Rebel X. Alla fine abbiamo creato una piastra adatta al 790-890 dal 2023 in poi. Abbiamo montato il tutto dalle scansioni 3D, sembrava che tutto ci stava ed effettivamente siamo riusciti a montare tutto, ma ci siamo accorti di alcune criticità, ossia il vaso d'espansione che è molto grande, quindi questo andrà rimpiazzato con un altro e stiamo cercando uno che abbia una
forma conforme, diciamo, al fianchetto. Dobbiamo fare una staffa anche per il regolatore di tensione, ma il problema sono queste punte, perché in caso di caduta il fianchetto andrebbe ad aprirsi. In più, quando giriamo verso destra, adesso andiamo a toccare contro il vaso di espansione, però probabilmente quello che andremo a fare è tagliare il fianchetto. Come ogni prodotto che sviluppiamo preferiamo fare un periodo di test, quindi Giacomo verrà a prendere la moto, effettuerà circa almeno un mese di test utilizzandola per essere sicuri che tutta la struttura è a posto, non dia nessun problema, e intanto andremo oggi a scansionare questa parte alta col fianchetto mollo per pensare a come fare delle staffe per rinforzarlo e in caso dove andare a tagliarlo. Quindi poi dopo ci riporterà la moto e proseguiremo con i prossimi step in modo da offrire sempre una qualità elevata e soprattutto una grande affidabilità. Eccoci ragazzi, ho iniziato a vedere il risultato. È il primo test e già spacca, visibilità ottima. Bravi Rebel, bellissima, veramente bellissima. Intanto che cerco un posto dove farvela vedere, vi dico che il primo impatto è devastante, sembra veramente di non avere nulla sopra. E qui abbiamo da sistemare le carene, che come vedete sono un po' volanti. Manuel si sta già attrezzando per fare tutte queste cose, solamente che a agosto c'è la pausa estiva e quindi ci sarà da aspettare un po', però ci tenevo a darmi la moto così in modo tale che posso anche testarla un pochino, ma più che altro devo evitare di fare le mie cadute solite, perché appunto le carene qua davanti sono tenute con delle fascette nell'ultima parte, e poi sta appunto lavorando per sistemare la vaschetta dell'espansione del liquido. Intanto là ho visto uno spot e ve la faccio vedere.